Onegashimasu! Non ero pronta. Onegashimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo Onegashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo ospite ancora con noi Daniela, grazie di essere tornata. E oggi, come avete visto dal titolo, un discorso molto interessante. Chiederemo a Daniela di spiegarci come funzionava un vero duello fra samurai. Ma lo scopriremo dopo la sigla. Dopo la sigla. Vi siete mai chiesti ma come funzionava davvero un duello fra samurai, un vero duello fra due persone che si affrontano per la vita e la morte? Per la vita o la morte? Sì, è uguale. Non sono condizioni insieme. Infatti. Immaginatevi due guerrieri in un posto isolato, due uomini, uno contro l'altro, sapendo benissimo che probabilmente uno di loro non tornerà più a casa. In quel momento per i due samurai era il momento della verità, era il momento di mettere in pratica tutto quello che avevano allenato durante tutta la loro vita. Bene, sensazioni veramente particolari che oggi ci racconterà chi meglio di lei? Daniela. Ok Daniela, allora i duelli dei samurai sono una cosa, soprattutto nel cinema, che insomma abbiamo visto tantissime volte, ma non solo fra samurai, in tutti i film quando c'è il buono e il cattivo alla fine c'è sempre il duello che rappresenta il bene e il male, ma comunque c'è sempre il duello fra due uomini che si affrontano dove uno dei due sa che dovrà morire, ok? Al motociclista. La prima cosa che ti chiedo, in questi film dove ci sono i samurai e si vedono questi duelli, come sono riprodotti? Cioè, sono veramente come il cinema ce li ha fatti vedere? Non esattamente, diciamo che hanno sicuramente preso spunto da degli elementi realmente accaduti, come dicevi appunto l'anima rimane, lo scontro tra due uomini rimane, però naturalmente non possiamo dire che le trasposizioni cinematografiche, ma anche nei videogiochi, nei libri, siano esattamente fedeli a come si svolgeva un duello, e vedremo dopo perché. Infatti è quello che vogliamo scoprire, come funzionava davvero un duello fra samurai. Come si arrivava al duello con i samurai? Come nascono i duelli fra due samurai? Allora, i duelli tra samurai servono naturalmente a risolvere, no, delle controversie che si potevano creare ed erano regolamentati secondo una serie di norme che dovevano comunque seguire quello che era il codice dei samurai, che era improntato all'onore, al rispetto e alla disciplina. Quindi se da un lato servivano a risolvere le controversie, dall'altro naturalmente rimanevano comunque i cardini del sistema valoriale dei samurai. E adesso vogliamo capire, questi duelli, queste sfide avevano delle regole oppure si incontravano ognuno per sé, oppure erano proprio regolate da un regolamento queste sfide? Questi duelli naturalmente avevano delle regole, come tutti gli aspetti della vita del samurai. Anche i duelli erano strettamente regolamentati e, come vedevamo prima, dovevano comunque essere in linea con il loro codice etico, quindi sia nell'esecuzione, sia nell'approcciarsi alla sfida, sia poi nel modo di chiedere un confronto. Naturalmente onore, rispetto e disciplina dovevano rimanere i cardini di ogni azione. Allora, parliamo allora di queste regole. Come avveniva la sfida? Come si iniziava? La sfida veniva lanciata appunto seguendo una serie di norme. Si trattava di una vera e propria sfida formale che doveva seguire appunto una certa forma. Però come funzionava? Io arrivavo nel villaggio, volevo sfidare appunto quel samurai, tipo Martin McFly di Ritorno al futuro. Ehi, dicevo, io ti sfido a duello, vigliacco, tipo, no, assolutamente no. Una terza parte faceva da intermediario per comunicare la volontà di un samurai di sfidare un altro samurai. Quindi c'era una persona che si occupava di fare questa cosa. Una persona terza esterna alla Quindi tu eri a casa, arrivava diciamo la comunicazione che ti avevano sfidato a duello. Insomma.
Roma. Buongiorno. Buongiorno, sì. Bene, allora io ti faccio anche domande un po' strane, però è vogliamo capire bene. Mi arrivava questa sfida, quindi arrivava questa terza persona di fiducia che mi comunicava che il tal samurai mi aveva sfidato. Naturalmente bisogna anche vedere da che parte arrivava la sfida. Diciamo che questo samurai era particolarmente rinomato per essere un buon combattente e io dicevo, ma sai che, ma non mi sento di accettare la sfida. Poteva succedere, si rifiuta? No. Rifiutare la sfida non è... Io questo lo immaginavo, però l'ho voluto chiedere lo stesso. Rifiutare la sfida non era un'opzione, poteva essere visto da un lato come una mancanza di rispetto nei confronti della persona che ti aveva appunto sfidato a partecipare al duello, sia naturalmente un segno di codardia, di mancanza di coraggio che avrebbe sicuramente minato la credibilità del samurai. Quindi rifiutare la sfida voleva dire essere poi dopo additato come giocarsi la reputazione, pauroso, un vigliacco, quindi non essere più all'altezza di essere un samurai. Bene, ho dovuto accettare la sfida per forza. Dove si combatteva? Perché insomma poteva esserci bisogno di un luogo particolare, in un dojo, in mezzo al villaggio, nel campo. Dove si combatteva, Daniela? Si combatteva sicuramente in luoghi appartati. Quindi non era uno spettacolo pubblico? Non proprio, non immaginiamoci insomma le scene da film in mezzo al villaggio, in mezzo alla città affollata, ecco, dobbiamo pensare che comunque erano dei luoghi che venivano concordati preventivamente dai due sfidanti e che erano tendenzialmente zone appunto appartate. Possiamo pensare a un campo, possiamo pensare al giardino di un tempio, però sicuramente insomma luoghi poco affollati e che potessero garantire insomma la giusta concentrazione ai due sfidanti. Ok, il luogo era stato deciso, arrivavamo in guardia e si combatteva. No, non andava esattamente così. Okay. Allora, i due sfidanti naturalmente dopo che si incontravano nel luogo definito dovevano svolgere tutte le cerimonie e le formalità che fanno parte insomma del rito del duello. Quindi il saluto di rispetto, il saluto marziale, certo. Magari la vestizione di qualcosa ci sarà stata. Sì, sicuramente, quindi tutti quegli atti che servivano a riconoscere il rispetto e riconoscere l'abilità dell'avversario, quindi naturalmente appunto il saluto in senso marziale, insomma. In alcuni casi però io penso, arrivavo al duello, passavo dal negozio e mi compravo una bella armatura perché investivo tutti i miei soldi e arrivavo al duello con la mia armatura. Non è esattamente così. anche in questo caso diciamo non è esattamente come vediamo diciamo nelle trasposizioni cinematografiche. Poteva infatti succedere che i samurai decidessero di comune accordo di non indossare armature proprio per fare in modo che fosse l'abilità dei due samurai a risaltare e non ricorrere appunto a protezioni che avrebbero potuto mettere un po' di dubbio su chi fosse stato il più bravo. Alterare anche magari il risultato. Quindi l'armatura veniva tolta, rimossa o alcuni pezzi se uno li aveva e si doveva combattere senza. Bene, allora c'è una mosca. Sì. Ci immaginiamo questi duelli con la spada, ma io arrivo all'armatura non potevo rifiutare, l'armatura non la potevo comprare, però l'arma naturalmente è personale, quindi io mi presentavo con una bella alabarda, con una bella naghinata contro la spada e cercavo di avere un vantaggio. Non proprio, ok. Allora, tradizionalmente possiamo dire che l'arma utilizzata nei duelli era la katana, però poteva anche succedere che i due sfidanti si accordassero per utilizzare altre armi, per esempio la wakizashi oppure la spada più corta, quindi, oppure magari la lancia, lo yari. Quindi dovevano decidere prima insieme con quale arma affrontarsi e quindi anche questo trucco di presentarsi con un'arma che poteva avere un vantaggio non andava a buon fine. Ok, abbiamo già chiaro che non è proprio come ce lo fanno vedere nei film. Allora, iniziava il duello. Daniela, cosa succedeva? Beh, naturalmente i due sfidanti si fronteggiavano e lo scopo era quello di risolvere sì la controversia, ma anche di dimostrare chi dei due fosse più abile nell'utilizzo dell'arma. Dobbiamo pensare che un singolo colpo poteva stravolgere quello che era l'esito del duello, quindi ogni tecnica doveva essere decisa e calcolata con estrema cura.
Ci deve essere sempre qualcosa che rompe le scatole, no? Bene, nonostante questo però voglio farti ancora qualche domanda un po' così. Era stato tutto deciso, l'arma, il luogo, e siamo però isolati, quindi se io cercavo comunque di infrangere le regole o di presentarmi magari di nascosto, cercare di prendere l'avversario di sorpresa, non se ne accorgeva nessuno, eravamo da soli. No, non era esattamente così, c'erano naturalmente degli spettatori o comunque degli accompagnatori dei due sfidanti, dei due samurai, quindi non erano ammessi colpi bassi, diciamo. Che avevano magari proprio il compito di verificare che tutto si svolgesse secondo il codice d'onore appunto dei samurai. Naturalmente non erano autorizzati a intervenire nello scontro, dovevano assistere senza appunto interferire. Sarebbe stato anzi un grave disonore interferire con l'esito del duello, addirittura disturbarne l'esecuzione. Quindi era proprio tutta un'etichetta scritta o non scritta, proprio perché i due si affrontassero alla pari, diciamo, con le stesse probabilità, per fare in modo che nessuno dei due poi in realtà potesse o tirarsi indietro o in qualche modo, diciamo, tra virgolette, barare durante questo combattimento. Come si concludeva poi questa sfida? Naturalmente uno dei due doveva morire e quindi si concludeva con la morte di uno dei due? Questo è quello che vediamo spesso magari. Sì, è vero, questo è quello che vediamo, cioè non c'è scampo, uno dei due deve morire. In realtà non era sempre così, naturalmente come dicevamo prima ogni tecnica doveva essere calcolata, quindi chi andava al duello sapeva che poteva tornare sconfitto o addirittura perdere la vita nel corso del duello, quindi questa parte della storia c'è stata davvero, però lo scopo del duello appunto non era quello di uccidere o di annientare l'avversario, si trattava appunto sempre di un confronto per poter dimostrare chi dei due aveva più abilità nel maneggiare la spada o l'altra arma con cui si fronteggiavano. Poteva anche succedere che il duello terminasse in una condizione di parità. Entrambi quindi riconoscevano all'altro la propria abilità nell'arte della spada e si tributavano un saluto a vicenda, concludendo così il duello. Nel caso in cui uno dei due avesse perso la vita invece nel corso del duello, non vedevamo, diciamo, scene di gioia o di esaltazione come possiamo magari trovare nei film. Anche in quella situazione il samurai che ne usciva vincitore doveva comunque mostrare rispetto nei confronti dell'avversario caduto che si era prestato, insomma, a partecipare al duello, quindi sempre un inchino e un segno di rispetto per l'avversario. Tra l'altro ti dico forse qualcosa che non sai, tempo fa avevo fatto una piccola ricerca perché mi interessava questa cosa dei duelli che c'erano anche nel West, no? Abbiamo visto anche film dove ci sono i due pistoleri al centro del villaggio, si affrontano, chi il più veloce a estrarre uccideva quell'altro, e ho scoperto che non sono mai esistiti. Veramente, cioè ho scoperto che i duelli in questo modo veramente non sono mai esistiti, e tra l'altro che il periodo del Far West è durato talmente poco che appunto c'erano già delle leggi codificate, delle cose per cui questo tipo di uccisioni, di duelli, diciamo, rappresentati in questo modo sono una cosa unicamente che ha creato il cinema, ma sono entrati talmente nella visione di tutti che siamo portati a credere che nel West ci fossero questi duelli che potevano essere assimilati a quelli dei samurai, no? Due persone coraggiose che si affrontavano. In realtà nel West questo tipo di duelli qua non è mai esistito. E quindi alla fine scopriamo che non solo c'era la possibilità sì di morire, ma anche di non morire durante un duello, di uscirne feriti, ma addirittura di uscirne dopo uno scambio di colpi dove tutti e due si rendevano conto della validità dell'altro, gli mostravano rispetto, e quindi il duello finiva anche in parità. Sì, esatto. Ma alla fine poi quanto tempo duravano questi duelli? Perché anche nel cinema ci sono due visioni. Ci fanno vedere il duello finale che dura veramente un sacco, dove si colpiscono, schivano, poi quello ritorna, poi gli si rompe l'arma, allora ne prende un'altra. E abbiamo visto delle scene di film dove si mettono davanti, uno si muove, morto, un po' come i vecchi film di samurai erano un po' più in questo modo qua. Dov'è la verità, Daniela? Quanto poteva durare un combattimento?
In realtà un duello poteva durare addirittura pochi secondi fino a pochi minuti. Questo dipendeva naturalmente dalle abilità dei due samurai che si fronteggiavano. Comunque parliamo di un tempo breve. Molto limitato. Molto sì. limitato. Proprio perché ogni tecnica veniva scelta con cura e attenzione, ogni colpo veniva calcolato, bastava un colpo ben assestato per poter porre fine al duello. Bene, facciamo conto che la battaglia è finita, il duello è finito, non siamo morti. E cosa si dicevano i samurai? Ognuno poi si voltava e andava per la sua strada. Non proprio, naturalmente c'era sicuramente un'etichetta e un codice da rispettare anche in questi casi, che poteva dipendere dalle varie scuole, dalle varie tradizioni. Quello che era, diciamo, una costante era naturalmente un saluto marziale. Anche perché se erano sopravvissuti entrambi vuol dire che erano due guerrieri che riconoscevano uno il valore dell'altro, diciamo finiva in parità, sì. E quindi si rispettavano alla fine. Certo, sicuramente, quindi diciamo no, non devo aggiungere altro, sì. Ok, va bene. Ci sono, Daniela, ti volevo chiedere stato, ci sono alcuni duelli famosi rimasti nella storia giapponese che vengono ricordati, che sono stati, diciamo, dei duelli storici? Sì, sicuramente ci sono dei duelli che sono entrati, diciamo, più nella leggenda e nell'immaginario collettivo più di altri. Sicuramente, andando molto indietro nel tempo, c'è stato il duello tra Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro, che si è svolto all'inizio del 1600 su un'isola. La leggenda narra che la storia, diciamo, okay. Sì, narra che Musashi si sia presentato in ritardo, contravvenendo appunto all'etichetta proprio per infastidire l'avversario, e che lo abbia sconfitto colpendolo con un bokken. Quindi in questo caso c'è stata, diciamo, una specie di, è stata infranta l'etichetta, magari l'arma scelta era la spada, lui si è presentato in ritardo, si è presentato il bokken, quindi quell'altro magari si è ancora di più innervosito e quindi il desiderio a questo punto di ucciderlo era ancora più presente, e quindi questo ha fatto sì che ci fossero un po' anche questo che hai nominato, questi duelli un po' anomali, sì, allora, sì. A questo punto, perché comunque qualche samurai un po' così con le regole sue c'era. Belle, diciamo. Ok, Musashi era uno di questi. Puoi dirci un altro duello che magari ti viene in mente? Sì, mi può venire in mente il duello tra Kamizumi Nobutsuma e Yagyu Munetoshi. Le modalità di questo duello sono avvolte nella leggenda. Sembra che i due sfidanti si siano fronteggiati e che non sia stato chiaro appunto chi dei due avesse un'abilità maggiore nell'utilizzo della spada. Quindi è uno di quelli che è finito in parità? Sì, esatto, è uno dei casi di duelli famosi che sono appunto terminati con la parità tra i due contendenti. Bene, alla fine poi, che naturalmente ci saranno tantissimi dettagli di cui non abbiamo parlato, ma chiaramente per questione di tempo abbiamo fatto comunque un video dove più o meno spieghiamo le differenze che ci sono tra i duelli che siamo abituati a vedere e i duelli invece come avvenivano. Quindi in definitiva, Daniela, cosa possiamo dire concludendo questo discorso? Possiamo dire che se la domanda iniziale era quanto c'è di vero nei film, nei videogiochi, nelle trasposizioni che vediamo dei duelli, possiamo dire che non tutto è rappresentato in maniera fedele, ma non tutto è inventato, esatto. Comunque, perché comunque quando fanno questi duelli nei film giapponesi c'è sempre però questa cosa dell'onore, del rispetto, sì. I due che si inchinano, quindi questa cosa è rappresentata bene, diciamo. Sì, alcuni elementi appunto sono stati mantenuti, altri magari sono venuti meno per esigenze cinematografiche, perché diciamo. Il cinema è finzione. Però quello che è importante tenere a mente è che come tutta la vita del samurai, anche i duelli avevano un proprio codice e lo scopo appunto non era quello di uccidere l'avversario, ma era quello di tributargli onore e rispetto in ogni caso, indipendentemente dall'esito del duello. Tra l'altro poi abbiamo anche capito, scusate ti interrompo, che non contava chi aveva la spada migliore, più costosa o più affilata. Esatto, quello che era al centro del duello, insieme appunto all'onore, era naturalmente l'abilità nell'utilizzare la spada, dimostrare di essere più capaci, più preparati dell'avversario. Sono naturalmente degli aspetti della storia che sono lontanissimi da noi, ma non ci stupisce il fatto che siano entrati così tanto nell'immaginario collettivo e che siano arrivati, seppur magari in forme un po' alterate, un po' cambiate, però non ci stupisce che siano arrivati appunto fino a noi. Bene Daniela, allora ti ringrazio
ringrazio. Il video finisce qui, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video dove noi chiediamo queste cose sui samurai, sulle spade, sull'antico Giappone a Daniela, che ogni volta viene con disponibilità a fare questi video e a rispondere a tutte le domande. Anche faccio delle domande a volte curiose, però è per capire bene. E mi raccomando, condividete i miei video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate like, ma soprattutto lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato.